Chi sono io per non immergerlo nel brodo? Mamma mia. Comfort food. Meraviglioso. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Continua la saga del ramen, o meglio, i migliori ramen di Milano secondo me. Oggi siamo in un posto che mi sta particolarmente a cuore perché sono molto emozionata alla cucina dello chef che oggi vi andrò a mostrare. Si tratta di chef Ninomiya-san. Sicuramente avrete già sentito il suo nome se siete appassionati un po' come me di cucina, cultura gastronomica giapponese a Milano. È stato lo chef che ha reso celebre Saka Bar, un ristorante che si trovava proprio qui di fronte, che adesso purtroppo non esiste più. Egli infatti ha portato a Milano la cultura gastronomica giapponese autentica con dei piatti veramente sorprendenti, soprattutto quelli a base di pesce crudo. Dopodiché si è fatto conoscere ancora di più attraverso il ristorante Fukuro, compiantissimo perché ahimè ha dovuto chiudere i battenti durante il Covid. Dopodiché ha aperto un altro locale in zona Gambara, di cui vi ho già fatto vedere ampiamente il mitico menù. Si tratta di Kappo Ninomiya, un ristorante adesso dedicato praticamente quasi esclusivamente, diciamo, al sushi e al sashimi, quindi al pesce crudo. Siamo da Okuzashiki Menya, ovvero un locale dedicato principalmente al ramen, ma bando alle ciance, andiamo subito a scoprire questo ristorante e il suo menù. Questo è il menù del pranzo. Io vi consiglio di venire a mezzogiorno perché avrete la scelta del set proprio come in Giappone, quindi ramen oppure un piatto di riso con un accompagnamento. Ovviamente io vi consiglio i gyoza perché sono veramente buonissimi. Questi sono i ramen. Come potete vedere sono solo 3, in puro stile giapponese. Di solito i locali si concentrano su pochissimi ramen fatti bene, quindi diffidate quando vedete ramen con più brodi particolari. Poi ci sono i piatti a base di riso e poi tutti i piatti di accompagnamento. Oggi sono qui per mostrarvi un ramen molto particolare, super difficile da trovare in Italia e anche a Milano purtroppo. Ninomiya-san l'aveva già proposto nel suo locale Fukuro, che adesso purtroppo non c'è più. Il ramen in questione si chiama Tsukemen. Questo ramen è stato inventato nel 1961 a Tokyo da Katsuo Yamagishi, che è uno chef appunto di ramen. La particolarità di questo piatto è che non dovete assolutamente immaginarvi la solita ciotola fumante enorme con un sacco di guarnizioni, bensì è un ramen con le guarnizioni, noodle, tutto quello che di solito si trova all'interno in una ciotola a parte, spesso servito tutto freddo oppure a temperatura ambiente, mentre il brodo è estremamente ristretto, corposo, densissimo, caldo, in una ciotola, quindi voi dovete prendere tutti gli ingredienti e inserirli, cucciarli diciamo all'interno del brodo caldo e poi mangiarli man mano. Il ramen che vi andrò a mostrare è un ramen che è diventato diciamo un po' una signature di Ninomiya-san negli anni. Prima di aprire questo ristorante infatti lui l'aveva proposto anche da Kappo di Ninomiya. Questo ramen è il Tantanmen Ramen. È un ramen molto gustoso perché è preparato con la carne di maiale macinata, leggermente piccante, e la particolarità di questo piatto è che deriva da un piatto cinese estremamente popolare, ovvero i dandan noodles. Quello cinese è secco, saltato diciamo in padella, mentre questo, essendo un ramen, è appunto proposto con il brodo caldo. Rispetto al primo video dei ramen di Ninomiya che avevo fatto ormai un anno fa, qui, come avrete visto dal menù, non è proposto il miso ramen. C'è però il tonkotsu che è buonissimo, però non ve lo faccio vedere perché l'ho già pubblicato nello scorso video e ve lo lascio qui così potete recuperarlo. Comunque qui potete trovarlo, quindi potete mangiarlo tranquillamente. Allora, volevamo fare set ramen, tsukemen con gyoza, tantanmen con karage.
Finalmente è arrivato lo tsukemen, il ramen di cui volevo assolutamente parlarvi. Come potete vedere ho ordinato appunto il set proprio per mostrarvi come viene servito a pranzo. Il set è molto economico, super abbondante e completo. Qui abbiamo il brodo che, come potete notare, è densissimo. Guardate, si forma praticamente una patina sulla superficie. È un tonkotsu ma molto più ristretto, molto più grasso e concentrato, e vi posso assicurare che è veramente delizioso. Abbiamo i noodle che sono a temperatura ambiente, alga nori, poi c'è del peperoncino dolce in salamoia, bello croccante, quindi dona consistenza, la memna che sarebbe germogli di bambù fermentati, chashu, ossia la pancetta di maiale, la porchetta di maiale, come potete vedere, è stata bella brustolita, quindi molto saporita, croccante, e poi l'uovo marinato. Il set si compone, come vuole la tradizione, dei fantastici gyoza. Io sono particolarmente affezionata a questi gyoza perché Ninomiya-san li faceva nel suo vecchio ristorante Fukuro, che secondo me era veramente un grandissimo ristorante tradizionale giapponese. Dopodiché non li ha mai più messi in menù, sono veramente buoni e non esagero se vi dico che questi sono i gyoza esattamente come li mangiate in Giappone. Ossia la giusta dose di aglio, giusta dose di cipollotto, la croccantezza, sono veramente un tuffo nel Giappone più autentico. Adesso vado ad assaggiarli. Questa è salsa di soia con aceto. È super saporito, ragazzi, veramente. Non troverete dei gyoza, scusate, ho fatto il danno come sempre. Non troverete dei gyoza così saporiti altrove, ve lo giuro. Allora, dovete prendere i noodle, immergerli nel brodo denso, in questo modo, e poi mangiarli. È veramente buonissimo, dovete venire assolutamente a provarlo. Uno, perché non lo troverete altrove, due, perché è veramente iconico, è tenerissimo, mi sto sporcando tutta. Il brodo è quello del tonkotsu ramen, quindi ossa di maiale. Poi il tutto viene addensato e insaporito con soia, funghi shiitake e aglio. Il blend è veramente super corposo, profumato e saporitissimo. Ultimo, ma non per questo meno importante, l'uovo marinato. Cotto in maniera perfetta. Il secondo set che ho ordinato comprende il Tantan Men, che come vi dicevo proviene come ricetta da quella dei dandan noodles cinesi, e poi pollo karage. Questa formula ricorda molto quella di Zakaya, secondo me veramente ci sta tantissimo. Il pollo, prima di essere pastellato, ricoperto con la fecola, è stato marinato, quindi all'interno resta molto succoso e molto morbido e umido, mentre la fecola permette una frittura ottimale senza che il pollo si impregni troppo d'olio. Il pollo resta umido, molto morbido, ben cotto, mentre fuori abbiamo la pannatura croccante, un contrasto che ci sta veramente benissimo. Andiamo a condirlo. Col Tantan Men siamo sempre nella zona del tonkotsu, quindi base di ossa di maiale. Qui lo chef ha voluto aggiungere anche del brodo di ali di pollo e sardine essiccate e anche un'aggiunta di funghi shiitake. Quindi stiamo parlando di un blend veramente corposo, molto profumato e saporito. Anche qui i noodles sono fatti in casa, come riusciamo a vedere dalla consistenza,
e poi la carne macinata di maiale, che vabbè, il maiale non può non essere buono. Vediamo la consistenza del brodo, è super densa, sembra quasi una crema, è veramente pastosa. A completare cipollotto e pak choi. Molto molto ricco. Questi un po' più gialli, un po' più ricci, spettacolari. Sono veramente veramente buoni. Che ramen, un ramen veramente ottimo, completo. Siamo arrivati alla fine di questo pasto, ahimè, ma anche di questo video. Come avete visto, i ramen erano veramente abbondanti, estremamente corposi, densi, veramente buoni. Peccato che attraverso questo video non possa farvi sentire anche i profumi, perché veramente era tutto semplicemente delizioso. Io vi rinnovo l'invito a provare questo ristorante, soprattutto a pranzo, perché appunto potrete trovare i set che sono veramente molto economici e completi, quindi per una pausa pranzo, ma anche per un pranzo rilassato tra amici o in famiglia, questo posto è assolutamente indicato, molto più perché ha un prezzo veramente competitivo, soprattutto in questo momento, perché come sapete a Milano i prezzi sono veramente molto alti. Vi ringrazio per avermi seguito e vi aspetto al prossimo video, che sarà sicuramente una sorpresa, perché per ora i ramen più buoni li abbiamo provati tutti, quindi sarà qualcosa di un po' diverso rispetto a quello che avete visto finora. Vi ringrazio ancora, alla prossima, ciao! Per allontanare la sfortuna. Carino, come mai non gli abbiamo dato una bella pedata? Tipo io prima.